Kun è riuscito a Esatto. dividere il messaggio, grazie mille. Takei Grazie Kun. mille. E ok, adesso finalmente possiamo iniziare e a te Esatto. la parola per introdurre quello che faremo oggi. Allora, oggi si voleva fare un qualcosa di molto molto nostro, perché io ho sempre amato tantissimo parlare con Sam e abbiamo pensato in modo molto a caso di fare questo tipo di format di talk, che in realtà non vuole essere un podcast vero e proprio, ma più che altro un modo per confrontarci su dei temi che sono molto cari e che vorremmo portare, non solo su Twitch, ma in generale. Ne parleremmo già nella vita reale sostanzialmente, e quindi sarebbe bello condividerlo semplicemente. Intanto Riccardo ci avvisa che sarebbe meglio abbassare la musica ancora, quindi io provo a fare così. Diteci se va, ditemi più che altro se va bene. Mentre se va meglio, abbassi la musica, spiego Vada. po' come sarà questa live. È una cosa molto informale perché vedete il tag analisi nel titolo, ma in realtà è più la nostra esperienza personale. Ovviamente non siamo critici letterari, quindi non siamo esperti. Ok, il bot che hai creato, Alessia, Sì. il messaggio. Ho lasciato, ok, infatti, bene. vabbè. Riccardo, goditi pure la live, non mandare il messaggio, il bot funziona, ok. Però grazie comunque, grazie mille. Anche sì, solo per la disponibilità, morire. ecco. Esatto. Allora, sarà una cosa informale dove parleremo un po' delle nostre impressioni, dei nostri pensieri. Non sarà uno spiegone, cercheremo di non renderlo tale, e per le cose di cui parleremo useremo anche degli esempi dei nostri lavori, delle nostre produzioni, perché sia io che Alessia siamo degli aspiranti scrittori. Alessia credo anche aspirante artista, data la natura del canale Twitch, dove principalmente streama le sue opere d'arte e i suoi disegni. Quindi, da un giorno. Un giorno, nel prossimo futuro. Quindi direi di iniziare con la nostra scaletta, che... Dai Alessia, mostraci Allora, la via. Di cosa iniziamo a parlare? oggi volevamo iniziare proprio con un po' di pepe, con un po' di peperino, nel senso che siamo entrambi grandi amanti di fantasy, fantascienza, comunque narrativa fantastica, in tutte le sue forme in realtà, dal surreale alla fantascienza. Ma c'è un grande ma, perché noi siamo italiani, viviamo in Italia. E questo vuol dire tante cose. Esatto. C'è fantasy in Italia? C'è fantascienza? Ma soprattutto c'è fantasy? Più che altro, ti correggo, c'è fantasy di qualità. Esatto. Perché questa era la nostra guida, la nostra linea guida. Poi ci piacerebbe anche proseguire verso quella che è stata la nostra esperienza, nelle piccolissime esperienze nel mondo dell'editoria, e quello che noi vediamo essere un po' l'atteggiamento nei confronti non solo dei giovani, ma anche del panorama editoriale. E poi ciccia i nostri progetti e quello esatto. che è il nostro lavoro, ecco, perché alla fine l'esperienza principale che abbiamo è molto pratica più che di pubblicazione, ecco. Allora, volendo parlare appunto del fantasy in Italia, sì, non abbiamo i turni per parlare, stiamo facendo a braccio, quindi aspettatevi interventi un po' particolari. Allora, dovendo parlare appunto del fantasy in Italia, ma anche comunque che dello sviluppo del fantasy a livello mondiale, ci ispireremo da un mio pseudo saggio ben poco oggettivo su Wattpad,
e da un altro saggio della famosissima Ursula Le Guin, scrittrice di Terramare, che lei inserisce nella prefazione dell'edizione della Mondadori del 2017 Esatto. della versione completa italiana di Terramare, dove parla appunto dello sviluppo del fantasy. Allora, diciamo un po' i ruoli. Allora, Alessia è più esperta a livello di fantascienza, ne è molto appassionata, scrive principalmente di fantascienza, mentre io sono proprio un nerdone divoratore di fantasy. Quindi quando si tratta di argomenti di cui uno ha più competenza, li tratteremo rispettivamente. Allora, il fantasy. Da quando Tolkien l'ha inventato, perché il genere fantasy è stato proprio coniato da John Ronald Reuel Tolkien, famosissimo autore del Signore degli Anelli e di tantissime opere, del quale io mi vanto di avere una vecchissima edizione della Rusconi del Signore degli Anelli, roba di 20-30 anni fa. Piano con i che c'è stata flex. solo una stampa, se non sbaglio. Cioè, io flexo tutto, tranquilla che flexo. Ma guarda, c'ho anche la spada di Aragorn. C'ho la spada di Aragorn, io flexo tutto, tranquilli. Dicevo che nell'immaginario collettivo, in tutti gli stati, ma in tutti i paesi, ma soprattutto in Italia, il contesto e il tipo di racconto che Tolkien ha scritto col Signore degli Anelli è diventato preponderante, è diventato lo standard inamovibile dal quale non ci si può muovere. E anche se negli altri stati dopo diversi anni si è arrivati a una certa soglia di originalità, con opere famosissime come Harry Potter, Il Signore degli Anelli, Harry Potter, Il Trono di Spade, quindi opere famosissime, e anche all'estero si nota un approccio un po' estremamente tolkieniano. Quindi tiriamo fuori il primo esempio di letteratura straniera che si è sentita obbligata dalla genialità di Tolkien appunto a emularlo, copiandolo a volte in modo piuttosto brutale, senza neanche cercare di nascondersi troppo. Ah sì, la chat. Se avete domande non abbiate paura, perché cercheremo di rispondere a tutte le domande che vediamo. Tanto siamo tra di noi, Ok. non è Esatto. qualcosa, cioè non vogliamo essere seri, ecco. Esatto. Primo esempio di letteratura plagiatissima. Per chi l'ha letto, sappiamo tutti che Eragon ha delle similitudini che sono praticamente delle copiature del Signore degli Anelli, e questo è stato forse il primo lancio della letteratura fantasy moderna per ragazzi, che è unicamente di stampo tolkieniano. E qua approdiamo in Italia, dove appunto il fantasy, per la nostra esperienza comunque, o per quello che vediamo in giro nelle librerie, sui cataloghi di autori italiani di fantasy, ce n'è solo una che è famosa. Ah, Federico, li hai letti tutti e quattro gli Eragon. Se hai letto anche il Signore degli Anelli avrai notato di certo ma mio fratello le enormi similitudini. Non ha diritto di parola, mio fratello. Ah, ma è tuo fratello! Non è critico mio fratello. Ok, va bene. Beh, se leggi Il Signore degli Anelli capirai quanto ha copiato spudoratamente il signor Christopher Paolini. Vi dico solo che coloro che hanno venduto e pubblicizzato il libro del nostro Christopher erano i suoi genitori, quindi non una casa editoriale vera e propria, per far capire. Precisazione, se posso permettermi. Non vogliamo arrostare nessuno. Vogliamo semplicemente fare una critica molto, molto tranquilla, molto, molto easy. Anche perché ci sta anche prendere spunto. Vogliamo dare semplicemente degli esempi. Questo è quanto. Prego. Esatto, sì. Prego. Allora arriviamo a parlare della regina del fantasy in Italia, amata e odiata dalla critica. Infatti è dilaniata fra queste due cose. C'è gente che la adora alla follia e altri come me che la odiano dal profondo del cuore, che è Licia Troisi. Mi dissocio da tutto questo. Licia Troisi ha fatto parte della mia infanzia, quindi mi dissocio dall'odio. No, io fin dall'infanzia la detestavo, ma perché? Non per le sue opere in sé, ma per quello che ha portato. Allora, sia io che Alessia veniamo da Wattpad, giusto? Sì. E qua arriviamo alla parte forse un po' più cattiva della critica riguardo il fantasy in Italia. E per chi non conoscesse Wattpad,
piattaforma online per scrittori che vogliono scrivere, pubblicare i loro racconti tutto ciò in in modo più o meno teoria. serio. Tutto ciò In è la teoria, sì. teoria, poi la pratica È è la quello... teoria. E si tratta di... sì, infatti, Federico, la Troisi di per sé non ha nulla di male. Tuttavia, qua devo cercare di metterla in modo non troppo offensivo. Mi dissocio già, mi dissocio. Da quello che stai per dire. Tutti i fan e le fan della Troisi, dopo aver fatto una buona lettura, magari sono appassionati di libri, vogliono provare a scrivere, trovano Wattpad, che è questa piattaforma gratuita dove è possibile pubblicare i propri scritti. Però, come è successo per Tolkien con Eragon, dove c'è stata una scoppiazzatura fatta male, per la Troisi la cosa è peggiorata drasticamente, perché si trovano moltissimi racconti su Wattpad che sono palesemente di stampo alla Troisi. Tuttavia la Troisi aveva delle caratteristiche peculiari nella sua narrazione che la rendevano unica. Ad esempio, l'inserimento di personaggi femminili di spicco con un carattere forte, quindi una sorta di integrazione del genere fantasy dei personaggi femminili, cosa che in Tolkien, ad esempio, da un certo punto di vista manca, perché i personaggi principali sono uomini. Per quanto non manchino figure femminili di rilievo, la Troisi ha portato delle protagoniste femminili nel mondo fantasy. Il problema è che questi ragazzi dai 13 ai 15 anni, che sono appassionati e di per sé non hanno nulla di male e cercano di creare anche loro una storia di qualità, copiano la Troisi, tuttavia in modo a dir poco osceno, se vogliamo dirla, e perché adesso nella letteratura fantasy italiana di Wattpad, personaggio femminile di spicco vuol dire ragazza forte che ha avuto un passato complicato e che se la cava da sola. Lei è l'eroina della faccenda, lei è la strong, e i personaggi maschili invece vengono trattati con poco apprezzamento, diventano praticamente degli energumeni buzzurri senza molto cervello o peso di trama, se non quello di essere l'amante della protagonista che possiede, che la sua peculiarità è volersela portare a letto. Questa è quella a cui viene ridotto il personaggio maschile quando si parla di storie allo stampo alla Troisi. Potremmo definirle fanfiction da un certo punto di vista, perché sono fatte male e sono copiate dalla Troisi, perché Wattpad ormai è diventato un covo di fanfiction. Sono poche le persone che cercano di pubblicare racconti e libri, e le fanfiction sono tantissime e ce ne sono di qualità di fanfiction, so cosa vuol dire. Esatto, altra precisazione. Però vai. Le fanfiction, secondo me, sono un grande esercizio di scrittura e secondo me possono essere anche il modo più, che per carità può essere una lama a doppio taglio, lo sappiamo tutti, ma possono essere una grande attrattiva per una persona che anche solo vuole scrivere cioè non per passione, ma per passatempo. Senza doversi impegnare a creare un mondo complesso, nuovi personaggi, prendono dei pacchetti di personaggi che gli stanno particolarmente a cuore, o anche persone della vita reale, come succede nel K-pop o con le celebrità, perché ci sono tante anche fanfiction su celebrità e cose varie. After ma e però poi non è un esempio di fanfiction di qualità. No, a parte, vabbè, lasciamo perdere. Però appunto da questo primo pensiero, che può essere appunto una lama a doppio taglio, possono scaturire, secondo me, esercizi di scrittura, perché io li considero questo, purtroppo, esercizi che possono essere fatti bene o comunque godibili, e esercizi che sono, come After, a mio parere, qualcosa di ripugnante, non solo per la letteratura o comunque l'editoria, ma anche proprio per il buon gusto, perché si tratta di portare avanti un ideale tossico di mascolinità, un ideale tossico di relazioni, tutta una serie di cose che, cioè, anche no.
secondo me. È una tempesta di ormoni messa su Il carta, se tutto fatto vogliamo, se senza vogliamo tanta dirlo così. originalità, perché alla fine gli argomenti cosa sono? Sesso, bad boy che mi ama, non mi ama, non lo so, però è Personaggi figo che e quindi va corrispondono bene. ad archetipi, esatto, ad Esatto, che archetipi solidissimi, non ci sarebbe costanti, niente di sempre male quelli. se quegli stereotipi non fossero portati talmente all'estremo da divenire appunto tossici e completamente, tra virgolette, diseducativi, ma non perché una cosa, un racconto debba essere sempre educativo, ma proprio perché, cioè, un minimo di decenza, credo. Questo è quello che Esatto. penso io, poi. Vada, E vada. questo è un segnale d'allarme, è che After, che è nato da Wattpad, è stato pubblicato a livello cartaceo e in Italia ha venduto una scaterva di copie, ok? Questo è per lanciare un campanello di allarme su quella che è anche la community di lettori italiana che si sta evolvendo. Sì. E dove volevo arrivare con tutto questo spiegone e critica ben poco costruttiva su Wattpad, meno male che Alessia mi ha trattenuto, perché ci sono cose che vorrei dire tipo sulla narrazione al tempo presente, che viene usata fin troppo spesso. La narrazione al tempo presente per me è antinarrativa, è una cosa che non andrebbe usata. Io ho incontrato solo una persona nella mia vita che sa usare il tempo presente e basta. Tutte le altre cose sono qualcosa di terrificante. Ma E se anche fosse fatto bene sarebbe utile. volevo Um, arrivare a dire Bene. Primo problema tecnico. Fantastico. Un secondo. dove Ok. volevo arrivare Perfetto, con questa perfetto. trattazione Ci siamo. Ok. Dove volevo arrivare con la trattazione del genere fantasy in Italia. Il genere fantasy in Italia è contaminato pesantemente da Tolkien, in quanto è molto difficile trovare scritture originali, ma ne parleremo dopo col world building a livello del romanzo fantasy, che è diventata una cosa estremamente complessa, e predominato dallo stile della Troisi, che viene mal interpretato da scrittrici amatoriali che tendono nel 90% dei casi appunto a creare fanfiction che presentano gli archetipi di personaggio in stile After e che quindi sono pessimi esempi letterari, personaggi che sono necessari solo di trama. Sì, Takai, il discorso riguardante la narrazione in tempo presente sai quanto te ne ho parlato, quindi dai, sai che non la sopporto. Allora, più che altro perché spesso quando viene usata viene mal resa, perché è veramente una narrazione complicata, non peraltro, è difficile da rendere. E appunto, dicevo, dallo stampo della Troisi che viene male interpretata, e la produzione fantasy in Italia, della quale non c'è molta attenzione a livello editoriale appunto per mancanza di originalità, è riversata principalmente su Wattpad, dove ci sono storie che sono un copia e incolla con personaggi che tendono a essere uguali, con un nome diverso. Ed è una cosa che a me infastidisce molto, perché non è per patriottismo la letteratura italiana è caduta in basso, è proprio perché è un genere che io amo fin da quando sono bambino e lo vedo bistrattato. Questo è quello che sento io. Però cosa si può fare? Qual è la nostra esperienza riguardo la scrittura del genere fantastico e fantascientifico, che sono generi diciamo più famosi, più scritti, più triti e ritriti, dal quale è stata tratta diciamo tutto il potenziale, per così dire. Il fantasy abbia ancora molto potenziale, ma che appunto certi archetipi si siano sedimentati nell'immaginario, che sia difficile la fantascienza. Un altro problema tecnico. Un secondo. Ogni tanto il No, mio passiamo a Discord è un po'... accadono problemi. Ok, dovremmo esserci. Perfetto. Ogni tanto, non so, allora, il Hai sentito mio... cosa ti ho chiesto? no, perché ogni tanto la mia connessione alla videochiamata, cioè, è sempre Ok. verde, ogni tanto diventa rossa per tipo un secondo e... boh.
Vabbè, Ok, allora, ti ho chiesto, dimmi. vuoi parlare un po' di come sia la situazione del genere della fantascienza in Italia o passiamo al prossimo punto della scaletta? O in Italia o su Wattpad? Il genere, scusami? Uh, Della ah, fantascienza? ok, scusa, mi ero un attimo persa guardando la chat. Allora, parto col dire che c'è tanta concorrenza, non solo da parte della letteratura, nel senso che, e questo è un discorso generale che non voglio approfondire, ma cioè, non solo perché non sono, come dire, esperta, ma anche perché noi abbiamo un'opinione intanto da consumatori e solo in secondo luogo da, tra virgolette, esperti di Wattpad, ma non di altro, ecco. Um, Però c'è tanta concorrenza a livello di cinema e di serie TV, soprattutto per la fantascienza. E quindi a livello, soprattutto di fantascienza hard, è molto più facile riuscire um, sia a trasmetterla, sia a coinvolgere il pubblico in un tipo di fantascienza così pesante, magari anche così tecnica, attraverso un libro. Considerando anche che, soprattutto in Italia, si legge sempre di meno, eh. Quindi, esempio più lampante, in quanti hanno visto il film di The Martian e in quanti hanno letto il libro. Sono due cose completamente diverse e il libro è percepito, cioè è proprio la percezione che è diversa, nonostante comunque nel film si facciano vedere determinate scene, lì puoi capirlo, non capirlo, approfondire o meno. Nel libro invece sei costretto a come dire, no, sì, comunque a comprendere un minimo di quello di cui si sta parlando. E nonostante sia sotto forma di diario, il che lo alleggerisce notevolmente, devo dire, essendo in prima persona, è comunque molto diverso la percezione del consumatore, sì, del consumatore. Detto questo, i migliori esempi di narrativa al momento, secondo me, si trovano nelle serie TV. A livello di letteratura, è tutto. Allora, tu mi hai chiesto in Italia e su Wattpad? Allora, Sì, esatto, allora esatto. in Italia ehm, almeno ho l'impressione che sia il fantasy sia la fantascienza, per ovvie ragioni, siano molto meno portate al grande pubblico. E quindi non senti, ad esempio, autori come Margaret Atwood, che ha fatto un sacco di successo a livello italiano. Sente tutta gente americana, inglese, comunque, di sicuro non italiana. Um, Quello che a me piace particolarmente della community di Wattpad è, oltre, tralasciando la parte fanfiction, è la grande varietà che hai nel trovare storie che possono essere intanto particolarmente, tra virgolette, inclusive, anche se anche lì bisogna fare tutto un discorso sull'estremizzazione del politically correct che non ho intenzione di fare in questo momento. Però sicuramente si trova molta più varietà e roba. Ehm, Taccai. Sì, hai ragione. Sì, sì, Ehm, c'è veramente, è un po' una desolazione la community, in special modo italiana di Wattpad. Io sì, già di fantascienza non sono esperto, però diciamo che quello che ho visto io è tutta roba che parte da un concept molto interessante. E su questo mi ci metto anch'io perché non posso dire di non rientrare in alcuni cliché ogni tanto, cioè è un po' inevitabile. Ma soprattutto dal punto di vista del cyberpunk, ma anche dello space opera, ho visto
intanto libri proprio lunghi, ma cose tipo trilogie che la gente pubblica, magari tutto in una volta perché l'ha scritto e poi l'ha pubblicato, pensando che Wattpad sia la nuova frontiera della pubblicazione. Non è così. Cioè, nel senso, non è che se pubblichi su Wattpad... C'è da spezzare una Sì, lancia a favore esatto. del concetto di Wattpad in sé. Cioè, l'idea era esattamente quella di essere la nuova frontiera per l'editoria. Ma no. E il potenziale c'era. Cioè, per come era strutturata l'app, il potenziale ci sarebbe tutto, anche adesso. Il problema sta nella community. Sì, diciamo per come Che funziona, cioè per come è strutturata a livello di lettura, sì. Per come è diventata, no. Nel senso che possiamo anche parlare della nuova feature, quella in cui vieni pagato, cioè ci sono le storie a pagamento. Però anche lì ti mettono la storia a pagamento solo se è di tendenza. E quelle di tendenza sono i romance, storie di vampiri, storie di bad boy di qua e di là. Quindi fanfiction di Twilight, sì, signori. insomma, Dramione, fanfiction alcune di potranno anche Twilight. anche Mamma mia. essere di qualità, cioè di qualità, perché non le ho lette tutte ovviamente, anche perché non spendo soldi su Wattpad. Io quella roba lì non la leggerò mai. Però se l'obiettivo era far conoscere agli editori le nuove leve della letteratura. Esatto, sì, agire come piattaforma di lancio. Sì, se deve essere una piattaforma di lancio, di sicuro non ci riesce, almeno non in Italia, perché non possiamo sapere all'estero. Però sicuramente in Sì, Italia non sì. c'è. Non c'è proprio. Ed è lì dove è proprio il punto in cui volevo arrivare. Non c'è comunicazione fra editoria e mondo web digitale, mondo dei giovani. E l'esempio più lampante è Esattamente. giornali versus, o comunque riviste giornali versus booktuber influencer. Perché? Perché i giovani sono perditempo e non sanno un cazzo, non studiano e quindi non possono fare divulgazione, non possono dire questo libro è bello, dovreste leggerlo. Esatto. E tutto questo E non non avviene. solo. E lì è anche un po' brutto dover sempre... Infatti, cioè, parliamo dei Wattis. No, aspetta, è anche brutto Di dover... cosa vince Wattis. È anche brutto dover dire, Ne parliamo dopo. dover fare sempre il discorso Italia paese di vecchi, perché in parte è così, però soprattutto a livello editoriale non manca solo, secondo me, l'iniziativa, ma anche proprio, non so come dire, i mezzi, il metodo. Perché io ti giuro, alcune case editrici che io ho guardato, perché ogni tanto spulcio, vogliono ancora che gli mandi il manoscritto stampato nella cazzo di bustina al loro cazzo di indirizzo. Quella... Io non ho capito, cioè siamo Oddio, nel no, 2020, no, quasi no. 2021 domani, io non ho capito come funziona. Cioè, per carità, può essere un metodo sicuramente per sfoltire il numero di gente che si propone, perché così, cioè, diciamo Una che rottura di i balle costi sì, effettivamente. di dover controllare tutte le proposte che ti arrivano e tutti i manoscritti che ti arrivano è qualcosa di indecente, me ne rendo conto, la faccia di Sam. Mhm. Ehm, Assolutamente. però al contempo, cioè, cazzo, è il tuo lavoro, scusami. Non puoi, boh, Sì, appunto, nel è quella la senso, cosa. No, cioè, vai, e vai. parlando anche delle potenzialità sprecate di Wattpad, i Wattis. Maria Signori Santa. Wattis, mamma mia. Allora, vi racconto la mia esperienza personale con i Wattis e cosa sono i Wattis. Wattpad, indice ogni anno un concorso multigenere letterario per l'elezione della miglior storia del genere
e tra le quali esiste anche il fantasy. Io, in una delle mie prime versioni del mio romanzo, del quale parleremo in seguito, avevo iscritto, così tanto per fare, appunto la mia vecchia versione della rovina di Eldamas, che ai suoi tempi aveva il titolo La zanna nera, ai Wattis. Passo la prima fase, fa i primi 600 in Italia, ero lì: "Oh minchia, c'è un po' di possibilità che vinca, c'è che vinca o che almeno superi la seconda fase, che arrivi fra i primi 150". Il bello è che i Wattis vengono venduti come qualcosa che premia l'originalità. Provate a indovinare cosa ha vinto i Wattis nel genere fantasy. Fanfiction su vampiri e lupi mannari. Io quando ho visto cosa ha vinto, mi sono detto: "Ma fa veramente così cagare quello che ho scritto?" Cioè, quelle robe di certo non sono originali. Ho anche provato a dargli una letta, a dire: "Oddio, perché parlo così rapidamente, sono uno pseudo Eminem. Quando un argomento mi interessa", adesso sto cercando di rallentarmi, dimmi se va un po' meglio. Quando un argomento mi interessa, io parlo veramente con velocità. Ho provato a leggere questi vincitori dei Wattis, mi pare 2018, non avevano nulla di diverso dalle altre fanfiction trash che ci sono su Wattpad. Io lì ammetto che mi sono un po' indignato, perché dopo la fatica per costruire un fantasy originale dal punto di vista della trama, del world building o almeno del sistema magico, cose di cui parleremo dopo, vedere che la community di Wattpad premia le fanfiction è un po' desolante, per così dire. Mi dispiace di averti fatto venire mal di testa, Flickspin, ma adesso cercherò veramente di andarci un po' più piano. Adesso dovremmo parlare però della nostra esperienza con l'editoria vera e propria, Alessia. Non facciamo nomi però. La macchina Aspetta. indelebile sul nostro curriculum. Sì, io non farei nomi, ma non perché, cioè non perché mi faccia paura, ma perché, cioè così come idea, non so se sei d'accordo. Sì, tipo di una certa professoressa. No. No, a me va bene. No, intendo la casa editrice con cui abbiamo collaborato, eccetera. Matt, ciao! Alessia, c'è Matt che ci segue. Ciao! Sì, sto vedendo, grazie. Come va? Tutto bene? No, Matt, comunque. sei arrivato nel momento della nostra pubblicazione cartacea. Marò. Cartacea? Dai, racconta tu, Alessia. Sì. Cartacea per modo di dire. Vabbè, comunque. Cioè, ti ricordi? Abbiamo scritto una cosa. Sì. No, allora, il fatto è questo. Siamo riusciti a partecipare a questo stage. Stage, si dice stage? Vabbè. Con la scuola in cui era prevista la collaborazione con una casa editrice in modo da riuscire a seguire la pubblicazione, prima di tutto la scrittura, la progettazione e la stesura di un libro, la stampa e la promozione. Eravamo in 9 ragazzi, eravamo in 9 e diciamo che tutto sommato è stato molto molto bello, perché siamo riusciti ad andare anche a presentare il libro in modo molto tranquillo, in modo molto cioè in modo molto... non è stato molto d'accordo, però va bene. Chi? Aspetta. La persona di cui non dobbiamo far nomi. Se fare della presentazione a scuola. No. No. Io parlavo del Salone del Libro di Torino. Lì, sì. È il Salone del Libro e... Matt, brucialo. Brucialo. Allora, diciamo che...
Allora, Allora, personalmente io non sono per niente soddisfatto del mio lavoro su quel libro lì, e per quanto sia stata un'esperienza meravigliosa, perché sì. io e l'Alessia prima non ci parlavamo, eravamo compagni di classe da 3 anni, non ci siamo mai parlati. Ci siamo conosciuti proprio nel momento della stesura, perché io entro nella stanza dello stage e la vedo e dico: Ah, cazzo. "Ah!" E Buongiorno. abbiamo scoperto quante cose avessimo in comune, è nata un'amicizia meravigliosa, però il libro non è esattamente meraviglioso. Allora, posso... Dal mio punto di vista, io sinceramente vorrei non aver scritto proprio, più che altro perché con tutto l'impegno che ci ho messo, anche se è stato istruttivo per me, sì, guarda, Riccardo, se vuoi puoi fare persino la clip, perché te lo ripeto, bruciatelo se ce No, l'avete. aiuto. Almeno per me, cioè, togliete le parti dell'Alessia, ma tutto il resto potete bruciarlo, per quel che mi No, riguarda. no, cioè non è che le mie fossero tanto... Chissà che... Perché è stato un Anzi, libro scritto di fretta, sì, con un appunto. concept particolare. Tante persone non si rendevano conto di cosa si sono messe a fare, Sì. e quindi Non voglio fare nomi, ma tu ne guardami, guardami, ne guardami, guardami. sì, lo so di chi stai parlando, lo so benissimo di chi stai parlando, mi ricordo nomi e cognomi di quelli lì, vabbè. È possibile trovare una copia, Riccardo? Devo vedere No. se è stata fatta una ristampa. Però comunque se lo prendilo per bruciarlo, nel senso, per Esatto. toglierlo da questo mondo. Come Comunque legna da ardere. Sì, sì. esatto, su Amazon in teoria non c'è più. Bisogna provare a vedere se esiste su il sito dell'editoria che l'ha pubblicato. Facciamo nomi a sto punto? Facciamo Ma pubblicità sì, dai. alla casa editrice? Sì. Allora, il sito della casa editrice del Miglio, tutto attaccato, che forse qualche anno fa stavano parlando di una seconda ristampa, forse lì si trovano delle copie. Tra l'altro E... da elogiare, nel senso che Del Miglio Esatto, cioè, fa proprio questo tipo di fa stage, lo quello... fa ogni anno con 2-3 scuole diverse, insomma 3 esattamente, istituti superiori, che possono essere licei, sì. non so se solo licei o altro. Sì, E secondo me è fantastica sì, come ma esperienza anche da con fare, quell'alternativa, ad quindi esempio, con un... se siete di Verona e Ah, tra le 4 persone che ci stanno guardando, se siete di Verona e siete ancora alle superiori, se vi piace scrivere fate questa cosa. esattamente, e anche perché fa quello che Wattpad vorrebbe ma non riesce a fare, perché essendo una Esatto. casa editrice principalmente provinciale, regionale, fa esattamente da piattaforma di lancio per le grandi case produttrici. Infatti tante case come la Mondadori, la Feltrinelli ha chiesto ristampe dei libri che ha pubblicato, quindi il lavoro di Del Esatto. Miglio si occupa proprio a livello territoriale di portare gli scrittori del territorio ad essere conosciuti. Comunque, l'editoria per i giovani, come ha detto l'Alessia, è molto antiquata. Anche l'editoria online è vista veramente con cattivo occhio, ma a parer mio con un minimo di verità, nel senso che appunto vedere comunità come community come quelle di Wattpad, è normale avere poca fiducia nella pubblicazione Sì, online, chiaro. perché cioè dici l'iniziativa è una figata, però poi la community è quella che è, e quindi non... diciamo che la qualità dei manoscritti prodotti su Wattpad è da così a così, cioè è Chiaro. veramente qualcosa di... tranne rari esempi tipo me e l'Alessia, non sto scherzando, ci proviamo però. No, allora, piano. Voglio fare una premessa. Shout out a tutti quelli che io seguo su Wattpad, perché ci sono un sacco di aspiranti poeti o comunque gente che scrive poesia e magari anche fanfiction proprio con passione e fantasy e fantascienza. Quindi andate nei miei seguiti e troverete sicuramente cose belle. Anche quelli di esatto, Sam, proprio. perché ha gli stessi gusti miei, quindi easy. Cosa che volevo anche specificare, che io sto prendendo volutamente in considerazione solo la parte negativa della Sì, chiaro, chiaro, community e della chiaro. generazione di fanfiction, perché esiste la parte positiva, ma appunto essendo la parte positiva non c'è molto da criticare. La parte positiva è E la mia dovendo... community.
Sì, no, nel senso No, è vero, che scusa. anche per questione di numeri, diciamo che la Sì, maggior chiaro. parte non rientra nella sezione positiva. È come la massa dell'elettrone, sappiamo che esiste, però nei calcoli non conta, quindi Esatto. vedete, ricordi dallo scientifico. E quindi adesso, se abbiamo finito di parlare della nostra esperienza nell'editoria cartacea, io stacco un secondo perché la natura chiama, Va bene. ma nel mentre introduciamo l'argomento del parallelismo fra racconto e romanzo. Io arrivo fra un attimo, Alessia si vuole iniziare già a parlare del racconto, suo genere principale, Aiuto. vi farà compagnia. Torno subito, Aiuto. signori. Allora, ciao. Buona pisciata, Sam. Racconto versus romanzo. Perché vogliamo parlare di questo? Perché intanto c'è molta confusione. Primo. E secondo perché è interessante intanto equipararci a vicenda, cioè equiparare i nostri lavori, e soprattutto discutere su quella che è la lore, che è la parte più divertente, cioè ammettiamolo, è la parte più divertente di qualsiasi narrativa, il world building e niente. Quello di cui volevamo parlare era principalmente i problemi del creare un universo complesso. Ciao Flix. Se sei Felix, grazie. Ciao, bentornato. Eccomi di no, stavo dicendo. Intanto mi sono aperta la pagina degli appunti. Mi sembra che ci sia Gesù sulla mia faccia, ma vabbè. Stavo dicendo, volevamo parlare in particolare della differenza fra racconto e romanzo, correggimi se sbaglio, per il fatto che primo c'è tanta confusione, ma non perché vogliamo essere maestri di chissà che, ma perché è bello parlare delle differenze di world building, perché la lore è la parte più importante, cioè più bella, più divertente di ogni cosa. E la maionese. E la maionese, lore e maionese. Cioè, sono due capisaldi della vita. Esatto, anche perché chi ha visto la live di ieri sa di cosa stiamo parlando con la maionese. Anche perché sono cose di cui trattiamo. Sì. Io racconti non ne ho mai scritti, però mi sto cimentando nel romanzo. Alessia invece romanzi per ora, a quanto ne so, non ne sta scrivendo, ma si cimenta invece nei racconti. Esatto. Quindi anche dal punto di vista di produzione, per quel poco che sappiamo e conosciamo, volevamo parlare delle differenze, di cosa si potrebbe fare anche per risolvere, o almeno le soluzioni che noi pensiamo siano adatte per risolvere i problemi di cui abbiamo fatto, i problemi che abbiamo fatto emergere prima. Quindi bisogna partire con la definizione giusta, correggimi se sbaglio, partiamo dalla complessità del romanzo e alla frammentazione dei racconti, mi pare, ovvero le difficoltà rispettive delle due cose. Con riferimenti precisi. Con riferimenti precisi. No, vabbè. Con riferimenti anche più avanti alle nostre opere originali in corso o realizzate. Allora, partendo dal romanzo, le difficoltà, soprattutto nel genere fantasy, si trovano nel world building. Perché, appunto come ho spiegato prima, c'è la preponderanza di un certo contesto fantasy di stampo prettamente tolkieniano che prevede un mondo casuale, a cui si dà un nome con un nome figo, possibilmente, nella quale il periodo storico corrisponde all'incirca al Medioevo. Ci sono gli elfi, i nani, i cattivi, che sono cattivi perché sì, in generale è un signore oscuro, un eroe in stile Bilbo Baggins, ovvero una persona comune che per scherzo del destino si trova a dover affrontare il signore oscuro. Perché vuoi conquistare il mondo?
Perché sì, Eh? perché è bello. Perché vuoi Esatto, conquistare? perché io sono cattivo. E perché sei Esatto. cattivo? Perché sì. Che sì. E si trova a dover fare questo scontro epico fra bene e male che finisce sempre con la vittoria del bene. Beh, insomma, dipende. In generale, Dai. diciamo che appunto quelle rarità poco originali, riferimento casuale alla rovina di Eldamas che trovate su Wattpad, al mio profilo, ci sono dei tentativi di cambiamento, perché il world building consiste nella generazione del contesto Mhm. nel quale si svolge la storia, e è assai complicato creare un world building originale per qualsiasi genere. Però è bello. È bello, è una figata da fare. Il problema è che è praticamente impossibile essere totalmente originali, perché la produzione in generi tanto gettonati come il fantasy è veramente altissima, e quindi è ormai impossibile creare un contesto totalmente originale. Adesso scusate un Se posso attimo, vedo che permettermi, sono abbastanza scuro. se mi inserisco, perché è particolarmente difficile creare qualcosa di originale e lo sto vedendo con la mia lore, anche nella fantascienza, per un altro motivo, secondo me. In realtà ci sono fin troppe opere di... Cioè, comunque, qualsiasi genere in realtà è saturo dal suo punto di vista, perché è proprio internet che è saturo e tutto. Però, anche per un altro motivo, che è quello della coerenza non solo dal punto di vista fisico, tecnologico, eccetera, ma anche dal punto di vista della trama. Hai molte più limitazioni, cioè, piano. Hai molte più limitazioni, o meglio, hai comunque limitazioni dal punto di vista di quello che puoi fare, di quello che... dei Deus Ex Machina che puoi evocare, diciamo. Nel senso che... non so, i Deus Ex Machina che puoi evocare potenzialmente in una storia come Harry Potter sono diversi rispetto... Lasciamo perdere i Deus Ex Machina di Harry Potter, però Non in una storia non come... parlarmi di Deus Ex Machina e di Harry Potter, perché sono papaciccia proprio Deus in Ex una Machina e storia Harry Potter, come Harry mamma mia. Potter sono diversi da quelli che puoi evocare in una storia come appunto The Martian, piuttosto che The Expanse, piuttosto che... mi vengono in mente solo opere cinematografiche, molto bene, ma anche solo le opere di Philip K. Dick, anche se quelle sono un po' più psichedeliche, però insomma hanno comunque un contesto molto più non verosimile, però legato alla tua di realtà, perché alla fine con la fantascienza nella maggior parte dei casi è un'esternazione di quello che è il nostro futuro, di quello che tu vorresti, cioè non tu vorresti, però tu porti sulla carta come il nostro futuro, ma in realtà tratti temi molto attuali, o comunque temi che riflettono problemi attuali, ecco. E la fantascienza presenta un'altra difficoltà, che a meno che non si scriva il fantasy, hard fantasy, nella stesura di un romanzo o comunque di un racconto del genere fantasy, la fantascienza ha una complessità Esatto. ancora maggiore dal punto di vista del world building, perché Per quello non scrivo hard. perché il fantasy prevede che ci sia un alone di mistero, qualcosa che non si conosce. Esatto. Questa cosa Tolkien l'ha specificata molte volte, ovvero la necessità di non spiegare tutto, perché altrimenti si perde la magia, si perde il mistero. Tante volte, scusate, prendo un esempio Tolkien perché è lo scrittore del quale ho letto di più in assoluto. Io ho tutti i libri di Tolkien nella libreria. C'è un articolo a riguardo anche sul mio blog. E ne vado fiero. Sì, esatto, anche di cui hai parlato sul tuo blog, della necessità di lasciare un po' di mistero. Mm-hmm. Nella fantascienza questa cosa quasi non c'è, devi spiegarle determinate cose, non puoi inventarti di sana pianta determinate tecnologie di cui sappiamo essere già impossibile l'applicazione, ad esempio. Sì, o comunque... Devi spiegare più cose, perché se il fantasy è legato a un periodo storico e a un immaginario collettivo che a grandi linee tutti conoscono, la fantascienza questa cosa non ce l'ha. Sì.
E questa è un'enorme Comunque, complessità diciamo, della fantascienza. devi fare un po' uno shift fra... cioè, se il mistero magari nel fantasy può riguardare la trama in sé e gli eventi in sé, ad esempio nel mio caso il mistero non è tanto, cioè il mistero, insomma, quello su cui puoi levare più la suspense di interesse dello spettatore, non so come dire, o comunque la... fare in modo che il lettore si aspetti qualcosa che ancora non gli hai spiegato, ed è una cosa che puoi fare molto più, tra virgolette, facilmente, che di facile non c'è un cazzo, però vabbè, molto più facilmente con i personaggi, con le forme di vita possibili, con temi come... temi molto... nonostante si possano essere futuristici, ma si riflettono in qualcosa di molto concreto, come l'identità, la personalità, il destino, queste cose qua. Temi che possono essere anche filosofici, ma che nella pratica è più facile creare anche suspense, volendo, rispetto ad un tema più fantasy, in cui la suspense può derivare anche dal mistero dietro agli eventi in sé, perché è tutto magico, è tutto che non si conosce, piuttosto che comunque complesso, molto più complesso, ma non perché la tecnologia non sia complessa, ma perché è qualcosa di non presente nel nostro mondo. Mentre la tecnologia è molto più verosimilmente qualcosa di... certo, futuristico e che adesso non abbiamo, però è qualcosa che possiamo immaginare come possibile un giorno, mentre nel fantasy proprio no. Esatto. Quindi entrambe le costruzioni, sia di tipo di racconto, il romanzo, e comunque il racconto in sé, che il genere, presentano delle facilitazioni e difficoltà rispettivamente. Sì. Il fantasy è veramente complicato creare un world building e un contesto originale, mentre la fantascienza richiede di entrare molto più nel dettaglio, nello specifico, proprio perché è un genere che non richiede misteri nel contesto, richiede misteri nella trama, in cosa Esatto. sta accadendo. E parlando appunto della, diciamo, della diversità fra non solo generi, ma anche appunto fra romanzo e racconto in sé, partiamo dalla semplicità dei racconti, Alessia. Quindi Semplicità dei racconti. la falsa semplicità dei Esatto. racconti. Sì, può definire falsa semplicità perché se in un romanzo, oltre che oltre ad avere più tempo per buildare i personaggi, la suspense, il world building, tutto alla fine, nel racconto, specialmente se è un racconto breve, devi focalizzarti su 2 cose, 3 cose. O comunque devi focalizzarti su alcune cose, non puoi... Cioè, per carità, può essere un racconto lungo, molto, molto, molto articolato ed essere comunque molto interessante. Però se vuoi buildare la suspense dovrai focalizzarti di sicuro a livello proprio di scrittura pratica su alcuni punti rispetto ad altri. Non puoi fare lo spiegone descrittivo sperando di al contempo buildare la suspense attraverso le emozioni. Cioè, ti viene fuori un romanzo, cioè ti viene fuori un racconto lungo, non è più un racconto breve. Quindi... nel mio caso, ad esempio, momento spam con Torchio, mi sono focalizzata... Qua ci facciamo pubblicità! mi sono focalizzata molto su... in piccolissima parte la tecnologia, che però si collegava in quel caso alla fisicità e alle emozioni provate dai personaggi. E in secondo luogo alla suspense e a quello che accadeva in quel minimo lasso di tempo.
cercando di ridurre all'osso il più possibile. Però devo dire che è un'operazione molto di, appunto, di riduzione, che in realtà dovrebbe essere, per alcune persone ho letto che è così anche per il romanzo, nel senso che inevitabilmente c'è dell'editing grossolano in alcuni casi, però per il racconto, specialmente se tu hai tante idee e come nel mio caso il racconto fa parte di una lore, è difficile, diciamo, autolimitarti, perciò dopo dovrai sicuramente tagliare qualcosa. Se vuoi, cioè, per carità, puoi fare delle scelte, puoi sacrificare la suspense e rendere... Dipende da quali sono i tuoi obiettivi. Ecco. Esattamente, esattamente. E quella che appunto è la falsa semplicità del romanzo, Del racconto. del racconto, sì, scusami, i punti difficili del racconto si presentano in realtà come punti semplici del romanzo, perché nel caso di Alessia i racconti che lei produce sono tutti legati dalla stessa lore, ok? Il romanzo, dopo il processo di creazione di world building, dal punto di vista dello sviluppo del personaggio, lo sviluppo della trama, le spiegazioni di come funziona il mondo avvengono a livello graduale, perché si scoprono pezzettini del mondo costruito dall'autore passo per passo, cose che nel racconto invece non si può fare, soprattutto se è un racconto breve, devi dargli la spiccia, devono identificare almeno a grandi linee subito che tipo di contesto è. Mentre appunto il romanzo può prendersela con calma. Però il prendersela con calma, sì, una cosa, chat, se avete domande, commenti da fare, così che non capite, ditelo, perché ci stiamo buttando l'occhio ogni tanto, Esatto. e se ci sono cose rispondiamo come meglio riusciamo. Stavo dicendo, il romanzo però presenta un'altra difficoltà, che è la gestione dei punti morti. Perché il racconto è uno shot di trama, ovvero tutto ciò che viene scritto è in generale, se non strettamente necessario, ma comunque legato alla trama, al raggiungimento dal punto di inizio alla fine. Scusate per la piedetta, ci stavo giocherellando. Mentre il romanzo ha un inizio e una fine, ma in generale è un viaggio molto più lungo, una cosa che si può sviluppare anche in anni. Il mio romanzo, La rovina di Eldamas, si sviluppa nel corso di un anno intero e non si può dare al lettore un agglomerato unico, un blocco di trama intero, perché per quanto trasformerei il romanzo da una quarantina, cinquantina di capitoli a una decina al massimo, se volessi fare solo trama, proprio trama spiccicata, sparata così, per quanto appunto di per sé non sia problematico, nel senso stai parlando della trama e ti togli il problema della gestione dei punti morti, ovvero, che ne so, i punti in cui il personaggio si riposa, momenti in cui fa tappe lungo il suo cammino che non sono relative allo svolgimento, al raggiungimento dell'obiettivo finale. È mentalmente stancante per il lettore ricevere così tanti input che deve ricordarsi tutti nella stessa volta. Quindi il romanzo presenta il dover saper gestire i punti morti, saperli sviluppare nel momento giusto, con la lunghezza giusta, e non solo, i punti morti possono diventare uno spunto per l'evoluzione della trama, perché un'altra differenza sostanziale che c'è nel racconto, specie in modo quello breve, e il romanzo, è la costruzione del personaggio. Infatti qua do la voce a te, Alessia, per la costruzione del personaggio nel racconto. Ok. E c'è prima Matt che chiede se possiamo parlare di Ken Follett. Grazie per il follow comunque. Allora, Matt, mi dispiace deluderti, ma Ken Follett non ho ancora letto nulla e so che devo esatto, recuperarlo, anch'io. quindi... Non è proprio il mio genere, o meglio, non so se è il mio genere come stile, però devo almeno provarci sicuramente.
So che dovrebbe essere comunque bravo a buildare la suspense e la trama in generale, quindi è particolarmente... dovrebbe essere particolarmente bravo dal punto di vista proprio tecnico e anche di coinvolgimento, perché alla fine suspense e trama sono le due cose che ti portano al vero coinvolgimento. Grazie anche a Flix per il follow, grazie. No, vabbè, non si può leggere tutto. No, non si può. No, vabbè. Ho solo 13 libri di Tolkien da recuperare prima di spaziare in altri autori, quindi bisognerà aspettare un po'. Io Però, ho solo... se vuoi che parlo di Tolkien, posso parlare per 3 orette buone di Tolkien, se vuoi. di lui ne so abbastanza. No, comunque appunto sì, la costruzione del personaggio Comunque sì. nel racconto. Dicevo, perché il personaggio può anche essere cliché, ma se c'è una trama sì, decente, comunque coerente, sicuramente magari perde nella creazione del personaggio, può non piacere al 100%, però sono i principali, secondo me, poi fattori di coinvolgimento, specialmente del pubblico medio. La creazione del personaggio mi sta particolarmente a cuore anche nei racconti, hai ragione, perché essendo una lore ed essendo io eccessivamente perfezionista e stronza anche, nel senso io buildo anche a livello di world building quello che non serve, però sì, a livello di racconto secondo me è importante, cioè vedo che comunque mi trovo bene perché mi aiuta ad inquadrare quello che poi voglio che sia il feeling del racconto. Cioè se io, ad esempio Torchio e Star Eater, io volevo avere un tipo di feeling. Se non avessi prima buildato un minimo il personaggio, soprattutto in Star Eater, perché in Torchio è un po' relativo il personaggio. È più il contesto che fa la differenza. Mentre in Star Eater è più buildato attorno al personaggio e a quello che appunto non dici del personaggio e che il lettore può capire solo attraverso le sue azioni e attraverso l'azione dell'altro personaggio che prova ad interagire con lui. Quindi sì. Bene, adesso invece parliamo della costruzione del personaggio nel romanzo, Esatto. che anche a me è un argomento che sta molto a cuore, ma proprio per me è la cosa più importante. Prima i personaggi, poi la trama, almeno per me, nella mia esperienza. E io ritengo che uno dei più grossi punti critici del romanzo è la creazione di personaggi che, per quanto lo scrittore li crei fin da subito completi e con un'idea precisa, durante lo svolgimento della storia deve presentarli pezzo per pezzo. Non deve dare la scheda personaggi a inizio del libro, non stiamo giocando a D&D. Sì, esatto. E parleremo anche di D&D, tranquilli. Deve farlo scoprire pezzo per pezzo. E nel romanzo i punti morti di cui parlavo prima servono moltissimo per il character building, perché adesso faccio proprio l'esempio legato a quello che sto scrivendo io. Un personaggio può partire da un concetto, cioè da un qualcosa che si desidera rappresentare, o da una necessità di trama. I personaggi principali del romanzo che sto tentando di scrivere in questo da anni ormai, che è La rovina di Eldamas, sono nati rispettivamente uno da un concetto e uno da necessità di trama, che sono Neos e Lumed. Parlando appunto della difficoltà nella generazione di un world building originale, di una trama che sia differente, io da ragazzino
ho guardato Naruto, va bene? E mi sono innamorato, perso di questa figura, il cattivo supremo. Kaguya non la contiamo, perché conosce Naruto, Kaguya deve morire, quell'arco narrativo deve scomparire. E Madara Uchiha, che è tipo fortissimo, maledettamente sexy, e è anche potente, ma soprattutto con un'ideologia con la quale io vado molto d'accordo. E ho pensato, ma perché io anni fa, quando fui giovane, masticavo abbastanza anime, io notavo che il cattivo non era dello stampo tolkieniano, che forse è uno dei difetti di Tolkien, anche se mi viene veramente male al cuore a dire che abbia dei difetti Tolkien, è il fatto che il cattivo è un cattivo e basta. Nel fantasy occidentale classico è cattivo perché sì, ha scelto il male perché il bene era banale, per così dire, c'è proprio non c'è una costruzione del personaggio dietro il cattivo, mentre negli anime questa cosa c'è. In generale il cattivo è quello che fa i monologhi, gli spiegoni di come sia diventato cattivo, o semplicemente ha un'idea che realizza nel modo sbagliato. E ho detto, io amo il fantasy, amo gli anime. Voglio creare un romanzo in cui il cattivo non sia un cattivo e basta, abbia delle motivazioni per esistere. Però poi ho detto, voglio usare di più. Il cattivo sarà il protagonista. Da qui è nato l'intero concetto del mio romanzo e su questa idea io ho sviluppato poi Neos. Però mi serviva una controparte, questa è la necessità di trama, mi serviva una controparte che fosse l'opposto. Io ho detto, Neos è un personaggio, possiamo dire originale, è il cattivo della storia, o almeno viene visto come tale, e ha delle idee condivisibili. Allora creiamo un personaggio che inizialmente si presenta come banale. Il classico eroe del fantasy occidentale, biondo con gli occhi azzurri, il viso delicato, ingenuo, che si ritrova in un'avventura senza che lui lo voglia. E all'inizio l'idea era di non svilupparlo, di lasciarlo così, proprio per fare una critica indiretta alla tradizione fantasy. Però mi sono reso conto che era impossibile non preferire Neos a Lumed, ovvero la controparte negativa alla controparte positiva. Appunto, per necessità di trama sono arrivato alla costruzione di Lumed, che comunque poi è cambiato come sviluppo, ho scelto di dare originalità, perché secondo la mia esperienza personale nella creazione di personaggi per romanzi, indipendentemente che si parta da un concetto, da una necessità di trama, anche solo da un design, se sei bravo a disegnare, si disegna a caso un personaggio e dice oh questo mi piace o altre cose, dopo averne delineati i fatti che avvengono lungo la storia, la parte più complicata è delinearne il carattere. E il modo per rendere i personaggi più vivi possibile è dargli dei difetti. Meno un personaggio è perfetto, più sarà umano, più sarà facile che il lettore si immedesimi. Mhm. Sai anche, E... almeno per quanto mi riguarda, il modo in cui, cioè, il modo in cui li buildi, cioè non solo il modo in cui li buildi può essere, diciamo, può portare a percepirli come, come umani, come vivi. Ma anche il modo in cui li tratti proprio nel romanzo, secondo me, poi non ho esperienza a riguardo, perché è diverso trattarli come personaggi e trattarli come persone. Cioè come reagirebbero Esattamente. veramente le persone, e questo vale per tutti i tipi di narrativa, cioè ci sono delle reazioni di alcune persone in alcuni film, cioè reazioni di bambini che gli sgozzano una persona davanti, ovviamente mi dissocio, ma e il bambino fa "Oh!" Cioè è così che Wow! reagirebbe una persona È rosso il normale. sangue! Cioè a volte ci sono veramente delle reazioni, sia nel cinema sia nei libri, che non ti fanno percepire che quella è una persona. L'umanità, infatti. Quello è un personaggio, è una marionetta che è lì per Esatto. teatrino, facciamo questo, spariamo, pum pum e ciao. Questa è una Ehm, cosa che sono finalmente riuscito a fare. Io inizialmente trattavo i miei personaggi come personaggi, poi ho deciso no.
a questo punto li trattiamo come persone, ma anche negli avvenimenti, dargli un'umanità, un modo di reagire. Io voglio che questi personaggi arrivino a fare determinate cose, ma il modo in cui lo fanno dipende dal loro carattere. Se io ho delineato una persona come irruente, anche se si trova di fronte a una situazione in cui è necessaria un po' di tatto, un po' di tranquillità, se è una situazione che gli sta a cuore, non riuscirà ad esserlo, non riuscirà a Mh-mh-mh. rispettare la necessità della trama, la necessità del contesto, sarà se stesso. Esatto. E però c'è un rischio. Trattando i personaggi come persone, c'è una sindrome che diventa appunto sindrome dello scrittore, che è quella di affezionarsi ai propri Esatto. personaggi, di farsi guidare da loro, ma li conosci così bene, così a fondo come reagirebbero, che a un certo punto magari volevi che gli accadesse qualcosa di brutto, o che addirittura morissero, e non ci riesci. Mh-mh. Cambi la trama perché non gli succeda qualcosa di negativo. Lì sta un Ci po' alla sono sensibilità, perché se sai che sì, sì, comunque, cioè nel senso nel mio caso io per quanto possa succedere, ma so che magari devono morire. E quindi non è che, cioè, l'importante è ricordarsi come deve andare la trama. Non so come esatto. dire. Però è una cosa che succede di cui tanti scrittori hanno testimoniato, di essersi affezionati tantissimo ai loro personaggi e di Mh-mh-mh. aver fatto molta fatica a a ucciderli nella trama, ad Mh-mh. esempio, o a farli soffrire. La tattica che uso io è che quando mi sorge questo dubbio rincaro la dose di cattiveria. Sì. In che Per senso? chi mi Come? conosce, Eldamas, la rovina di Eldamas, non è una storia felice, Sì. non è una Cioè storia no. che tratta di fiori e fattine, parla di questioni psicologiche molto serie, sofferenza profonda, traumi, che portano in alcuni casi anche alla pazzia. Forse, dipende da come andrà avanti la trama, devo vedere quanto essere cattivo appunto. Ehm Welcome, welcome. Scusate per Comunque cioè sì, sto avendo problemi con i sì, ma uhm, ti capiamo, beh dai, tranquilla. abbiamo fatto 1 ora e 25 di live senza grossi problemi. Sono contenta. Beh dai, è già tanto che non mi sia crashata la Perché connessione. adesso è restartata, però eravamo a 1 ora e 25. Oddio Riccardo, ci fai anche da traduttore? No, ma che bravo ragazzo. Edoardo! Edoardo! Ma sei arrivato, non dovevi È studiare, porco Edoardo questo, cane. Maria. Sì, Gold Jolly è il nome Ciao Edo. è Ciao il nome Edo. di petardo come lo chiamo io. Allora, Sì, Rip ehm Connection. In realtà è sempre stato, non si è neanche disconnesso, è proprio stato un calo del wifi principale, quindi boh, speriamo. comunque sì, il nostro caro Takei-kun in chat che praticamente ci fa da bot, lo sto già Grazie amando mille. più di quanto lo ami in realtà, Cioè, ma infatti, ha descritto esattamente come io tratto i personaggi. Devo far morire il personaggio. Sam, se vuoi ti aiuto a a farlo morire in farlo maniera brutta. morire in maniera brutta. Esatto. Sì, è esattamente quello che faccio Porco. io. Ok, speriamo di non perderlo di nuovo. Mi sto cagando Ehm, in mano in questo momento, appunto ok. perché, ehm, ehm, per dare spessore ai miei personaggi, Ok. okay, cioè io per capire che com'è fatta una persona, guardo come soffre e così lo faccio anche con i personaggi. Infatti Neos e Lumed subiranno sventure brutte, brutte, brutte e anche parecchio pesanti nel corso della trama. Alessia lo sa benissimo. Appunto la difficoltà nel world building del fantasy io ho cercato di farla nella trama, perché il contesto è più o meno lo stesso.
epoca storica medievale. L'unica differenza, non ci sono creature magiche, perché gli umani hanno fatto come avrebbero fatto in un contesto idealistico, le hanno sterminate tutte, e la presenza di una magia e varie cose, ho cercato di farlo nella trama e nei personaggi. Quindi se fantasy tolkieniano vuol dire bene contro male, vince il bene, il Eldamas è un bene contro un quello che credi che sia male, che combattono, si scambiano di ruoli, perdono di senso, non capisci cosa succede e non sai neanche cosa vince alla fine. Questo è quello che ho voluto fare con Eldamas. Però adesso bisogna parlare della costruzione della trama. Nei racconti come funziona, Alessia? Allora, nei racconti intanto, nei racconti c'è una trama? Perché è interessante, o meglio, sì, dipende dal concetto che abbiamo di trama. Cioè, se per trama intendiamo anche solo una scena che ci porta a capire qualcosa di un personaggio, allora sì. Io non la chiamerei trama, sinceramente, nel senso che è un po' ridicolo equipararla alla trama di una qualsiasi altra opera narrativa più estesa. Secondo me è anche per questo che nel mio caso ho voluto incorporarla in una lore. Perché per quanto sia bello fare i racconti anche bonsai, corti che magari per te hanno un senso, per te hanno una poetica, per te hanno un qualcosa, è molto più proficuo a livello, cioè, non proficuo, però soddisfacente a livello anche narrativo, ehm, riuscire a incorporarlo in una lore, anche se magari non essendo neanche minimamente completa come nel mio caso, essendo solo all'inizio, il lettore ancora non la comprende, però è già qualcosa per poter avere una continuità, ecco. Chiaro, non può essere definita una trama, però questo è quello che succede nel mio caso. A livello di racconto singolo, dipende chiaramente se hai un racconto lungo come quello di cui mi avevi parlato te. Non so se ne possiamo parlare, però insomma, quello, tu hai capito cosa intendo. Un racconto lungo può Sì, avere sì, una ne trama parlerò dopo, ne che parlerò dopo. che va da un punto A a un punto B, completa, tra virgolette. Un racconto proprio inteso come racconto breve breve è più particolare. Il bello del racconto, però, è che tu puoi far comprendere una storia, cioè far arrivare una storia senza raccontarla interamente. Ed è questo il bello. Che sia un background di un personaggio, che sia una storyline, una sottotrama, tra virgolette, quella che normalmente chiameresti sottotrama, la puoi far trasparire, effettivamente. Dipende ovviamente dallo stile, Esattamente, per esattamente. carità, perché... Però sì. Adesso, perdonatemi, ma a bere tanta acqua ci sono conseguenze, quindi vi lascio di nuovo. Se anche Alessia ha bisogno, facciamo una brevissima Sì, pausa, dai, sì, dai. ma 2 minuti, il S- tempo di sì, sì, fare sì, quello sì. che bisogna fare e poi torniamo qua. Ok. Quindi arriviamo subito, ecco.
Rieccomi. Bene, bene. Ah, non avevi finito? Ah, no, avevi appena finito di parlare della costruzione della trama nel racconto breve e nel racconto lungo. Va bene, va bene. Allora, Che bello, tu mi sentivi e io non, io non avevo rimesso il microfono su Streamlabs. Quindi c'eravamo lì così. bene, bene. Ah, ok, va bene. Grazie, grazie adesso... Edo. Sempre nel cuore, Edo. In my heart. Non scrivere cose brutte in chat, perché sono un moderatore, stai attento. Te lo dico già adesso. Ma poverino, non No, ha così brutte è da amico, intenzioni. te lo dico. Edoardo è imprevedibile. Non puoi prevedere Concordo. un'ignoranza Schivo altrove. inarrivabile. Che cazzo? In che Va senso? bene, parliamo invece della costruzione della trama, prima nel romanzo e poi appunto nel racconto lungo nel quale mi sto cimentando, di cui vi parlerò a breve. Allora, la costruzione della trama nel romanzo presenta difficoltà veramente alte. In realtà io trovo molto più semplici creare personaggi che strutturare trame, perché per quanto sia facile arrivare a un punto di inizio e a un punto di fine e capire quali sono i punti focali, i punti chiave della trama, che nel caso di Eldamas corrispondono ai duelli fra cavalieri. I duelli scandiscono l'andamento della storia, la divisione in parti, e tutto il resto in mezzo, perché dici io devo creare punti morti e allo stesso tempo andare avanti con la trama. E più il punto di partenza e il punto di fine sono lontani, più bisogna strutturare e creare. Infatti io nelle prime versioni, che adesso si chiama La rovina di Eldamas, dopo 5-6 capitoli ero arrivato a rivelare punti di trama molto importanti che adesso si riveleranno oltre la metà libro, perché sempre grazie appunto alla casa editrice del Miglio, che non si è dimenticata di noi, per così dire, quando ho mandato una delle prime stesure delle prime parti della Zanna Nera, hanno fatto una valutazione effettiva, e mi hanno consigliato diverse cose e io lì ho iniziato a lavorarci e mi sono reso conto che la trama che stavo strutturando era estremamente lunga, richiedeva minimo 30 capitoli, però scrivendola adesso mi sono reso conto che potrebbe richiederne persino il doppio. Perché appunto il fantasy presenta, diciamo, il vizio nel romanzo, che se è un romanzo è lungo. Quindi perché la storia si sviluppa da un punto di partenza molto lontano dalla fine. Nel mio caso in realtà non a livello cronologico, perché si tratta di solo un anno, mentre nei Signore degli Anelli sono 2 o 3 anni addirittura. Però io sviluppo la trama sulla base dei personaggi. Quindi l'evoluzione dei personaggi, per come voglio orchestrarla, richiede una trattazione profonda, perché io voglio concentrarmi molto sulla psicologia, sul modo di pensare dei vari protagonisti. Ti fermo un attimo per ringraziare Fede con tante mia mamma. Scusa. Aspetta un secondo, ma mi sa che... Sì, vai. Mi sono... Ah no, ok, pensavo di essere mutata su Discord. No, volevo ringraziare Fede con tante E per il follow. Che mi ha chiesto anche quanti anni ho, non so per quale motivo. Grazie. Vadi. Ok. E dici, cosa stavo dicendo? Bene, ti ho fatto perdere il segno, il filo, bravo, sì. Sono riuscita nel mio intento. No, scherzo. No, seriamente di cosa stavo parlando? Stavo parlando dello... Sì, la trama la sviluppo partendo dai personaggi. Bravo.
O l'avevo già detta sta roba? No, cioè, è quello che stavi dicendo. La trama Samuele Sensei. Sì, grazie Edoardo. Ormai il mio soprannome potrebbe diventare questo fra un po'. Sì, stavi parlando della Mi piace trama. come suona. La trama nel romanzo ha tempi di sviluppo molto più lunghi e dipende da quanto vogliamo entrare nel profondo con i personaggi. Io che voglio puntare molto sulla psicologia, i miei capitoli durano meno di una giornata a livello cronologico nella storia e trattano molto il pensiero, molto il come si muove il personaggio, proprio per farli capire. Infatti mia mamma, che vabbè, è sempre la mamma, però mia mamma è una lettrice molto accanita, anche di fantasy, lo è stata da giovane, e lei, oltre a correggermi gli errori grammaticali o di battitura che vede, perché è un insegnante, queste cose le vede subito e me le fa notare, ha notato messaggi inconsci che io non volevo far trasparire, ma che per ora sono giusti, vanno benissimo, su delle similitudini e differenze fra i due protagonisti. Ah. Lei ha già notato dei legami importanti fra loro due, delle similitudini. Ti vedo perplessa, Alessia. No, anzi, cioè nel senso, in positivo. Sì, Perché, sì, infatti quando mi dice tutto questo sento orgoglio, perché dico ok, sto riuscendo a sviluppare questa trama facendo in modo che il lettore intuisca ciò che io vorrei intuisse. Mhm. Perché un'altra delle difficoltà dello sviluppo di una storia è il quanta libertà dare al lettore. Perché si vuole fare una storia ed è giusto desiderare che non venga male interpretata. È per questo che ho dovuto fare dei cambiamenti, Esatto. aggiungere dei personaggi femminili, perché ci sono proprio varie nuove regole per il quale un libro viene considerato maschilista anche solo in base al numero di personaggi femminili che ci sono. Io non voglio avere problemi di politically correct, quindi ho fatto le etnie e più personaggi femminili per evitare problemi di quel tipo, ma comunque la mia storia non viene cambiata. Mhm. Era una piccola parentesi sul fatto che il politically correct comunque anche per storie innocenti limita parecchio. Sì, considera che mi pare che avessi l'idea delle... cioè, nel senso, avevi sviluppato già, tra virgolette, le etnie prima di pensare a questa cosa. Il Sì, problema è però sorto, non l'avevo mi pare, cambiato. con i personaggi femminili. È anche vero che... cioè, secondo me c'è solo una parte di pubblico che ti rompe, Sì, che ti quello è vero. romperebbe il cazzo, cioè nel senso. Sì, diciamola in spiccia. E invece per la costruzione della trama del racconto lungo, cosa che non ho mai fatto in vita mia, io non mi sono mai occupato di racconti, Instagram, che può rivelarsi utile, mi ha fatto vedere una pubblicità su una piattaforma italiana simile Wattpad, ma che la community sembra molto più seria a leggere in giro, che si chiama Keep On, che ha indetto un concorso gratuito che i primi 3 vincitori vincono un iPad Apple, del quale sinceramente non mi interessa, ma proprio zero assoluto, e un concorso che richiede come minimo 15.000 battute, che è poco, sono una decina di pagine in realtà. Il tema è libero e ho deciso di sfruttare l'occasione. Allora, io ho difficoltà nella trattazione di personaggi femminili, proprio perché non sono una donna e nel senso, non dico che hanno lo stesso modo di ragionare, però ci sono, diciamo, dei punti in comune fra il modo di pensare di un maschio con un determinato orientamento, e quindi Certo. ci si immedesima più facilmente. Io con difficoltà mi medesimo in una donna e quindi faccio fatica. Io ho detto, ok, questo è un mio punto debole che devo migliorare. Un altro mio interesse è sviluppare la fantascienza e un altro è il racconto, perché io non ho il dono della sintesi e ho detto facciamo queste 3 cose insieme, facciamo questa pazzia. E The New Masashi Kishimoto, io di sicuro non l'ho capita.
Sono un po' ignorante in materia. No, forse non l'ho capita neanche io. Quello è il problema. Vabbè, comunque, ho deciso, facciamo queste 3 cose insieme. Quindi ho deciso di fare un racconto con una protagonista femminile del genere fantascienza. Quindi annuncio ufficialmente che nei prossimi mesi uscirà forse il nuovo racconto Cyber Rogue al quale sto lavorando. E per costruire i personaggi credo mi sia trovato con più facilità perché avevo già un'idea in testa da un po' di tempo. Avevo già un'idea di creare un personaggio che avesse una dualità, perché i miei personaggi hanno dualità. Questo è un mio marchio di fabbrica proprio. E che fosse umana, ma allo stesso tempo macchina, intesa come capace di mettere da parte la sua umanità. Di ispirazione palese a Neos, per chi stia leggendo Eldamas sa che Neos di per sé non è una persona malvagia, ma è capace di mettere da parte la sua umanità quando lo vede necessario. Però dovevo svilupparlo in un tema fantascientifico, quindi ho detto bene, creiamo un contesto al volo e mi sono inventato un contesto al volo che Alessia, che lei ne ha scritte più di cose di fantascienza, ha detto che funziona, che non è male, e ho scelto di iniziare a scriverlo. Mi trovo già in una difficoltà immensa perché non so quanto dire e quanto non dire, perché ho detto racconto, devo comprimere, devo farci stare tutto, non voglio iniziare un libro, deve finire in 40.000 battute, che comunque è tantino, ma comunque corrisponde ancora al racconto lungo, e mi ci sto cimentando e prenderò anche i consigli da Alessia che ho sentito in questa nostra chiacchierata. Ora, parlando di costruzione dei personaggi, prima avevo detto che avremmo parlato di Dungeons and Dragons. Roleplay in generale. E la roleplay. Right. Allora, perché non lo sapesse, o vuoi dirlo tu Alessia, cos'è la roleplay? Dai, dillo tu. No. Vada. Io non sono esperta, non sono esperta. Ma neanch'io, è una serie che consiglio di seguire a tutti. Non l'abbiamo taggata perché non ci caga nessuno. In Tail, il canale YouTube e Twitch che sta facendo questa serie, la serie Lux Astra, che si trova su YouTube, che parla appunto del gioco di ruolo ed è genuinamente una figata pazzesca. Non so in che altro modo descriverlo, è proprio una figata pazzesca. Sì. E il gioco di ruolo, per chi non lo sapesse, consiste nella creazione e nel recitare la parte di un personaggio secondo determinate regole, razza, classe e altre piccolezze, in una storia ideata da qualcun altro secondo regole di manuali e altre cose, da questo Dungeon Master che gestisce la trama e gli avvenimenti. La roleplay, spiegata così, sembra un gioco divertente ed effettivamente lo è nato come gioco da tavolo, però presenta secondo me un potenziale enorme, anche secondo Alessia credo, un potenziale enorme per l'allenarsi alla costruzione di personaggi con caratteri differenti, perché non si può portare sempre lo stesso personaggio, perché l'obbligo è che quando un personaggio muore in una missione, in una campagna, ne devi fare un altro. E se ci tieni a divertirti, crei personaggi ogni volta diversi. Grazie Edo per il follow. Grazie Edo per il follow da parte della Alessia. In realtà il canale è suo, sì, cioè esatto. io vabbè. No, ho apprezzato questo immedesimamento e immedesimazione. Madonna, non so più parlare, raga. Non so più parlare. A di immedesimarsi. Bello. Fantastico. Comunque, la roleplay consente di creare personaggi sempre diversi e di recitarli più o meno convinti, perché dipende anche da quanto uno riesce, quanto uno vuole provarci, personaggi diversi in contesti diversi, farli agire insieme agli altri giocatori che interpretano altri personaggi, creare situazioni di vita pseudo reale ma molto più vicina alla vita reale che alla scrittura in sé, perché ci sei dentro, sei immedesimato completamente. Quindi a parer mio, infatti una cosa che volevo iniziare a fare insieme al nostro amatissimo Takai Kun, se ancora ci sta seguendo, altresì detto Riccardo,
iniziare a provare a giocare di ruolo. Non solo perché è bellissimo, se guardate Lux Astra io ve lo consiglio caldamente, è veramente... ci si potrebbe scrivere un libro su quanto è gestita, è fatta bene la serie, lo dico proprio senza nessuna remora. Mi metterei lì e proverei a scrivercelo. Ed è divertentissimo giocare di ruolo, da quanto ho visto, è veramente divertente perché si creano situazioni assurde, e per chi vuole allenarsi nella scrittura a difficoltà a creare personaggi originali è uno strumento fantastico per prendere due piccioni con una fava, divertirsi insieme agli altri e allenarsi nella costruzione di personaggi. Quindi per me, io consiglio tantissimo il gioco di ruolo per allenarsi nella costruzione di personaggi. E basta, se vuoi aggiungere qualcosa, Alessia. No, ti stavo ascoltando in modo molto assorto. No, a livello narrativo mi piace un sacco l'idea che in realtà teoricamente può essere ripresa anche nel mondo dei videogiochi, se ci pensi. Non solo a livello di roleplay, proprio a livello del videogioco in sé per sé, anche non essendo roleplay o essendo finto roleplay. Cyberpunk. Però, cioè, per il fatto che, secondo me, essendo un universo in cui ti muovi, chiaramente parlando di D&D si tratta di un universo o comunque di una trama più che altro creata sì dal master, ma è percepita più vicina a te, ok? Perché è la trama della tua storia, del tuo gruppo di gente, mentre a livello di videogioco è forse più è la trama del videogioco in cui tu ti muovi. Però è comunque secondo me è un metodo molto molto valido a livello di narrazione, perché ovviamente in D&D le possibilità sono infinite, come in qualsiasi altro gioco ispirato a D&D, insomma, comunque qualsiasi altro tipo di roleplay da tavolo in cui sei faccia a faccia a tra virgolette interpretare il tuo personaggio, anche perché non si limita, questo mi pare che me l'hai detto tu, non si limita al fantasy, cioè anche roleplay di fantascienza, eccetera, ispirato a Star Wars. Esattamente. Cosa volevo dire? Ah sì, a livello di videogioco è ancora, cioè è interessante in un modo diverso perché porta la narrazione a tutti quanti, ovviamente quelli che usufruiscono del videogioco, ma ognuno, e chi è cresciuto con Sabaku lo sa, ogni ruolata è possibile, si potrebbe dire, ogni run ti dà qualcosa di diverso, nonostante magari alcuni videogiochi possono essere particolarmente story driven, non abbiano scelte o abbiano scelte false, Life is Strange, o abbiano una trama di merda, Android, però o comunque dei finali del cazzo, vabbè, non volevo sfogarmi in questa maniera, però vabbè. A livello di transmedialità, può essere anche a livello di transmedialità un modo fico, nel senso, ti faccio esempio molto molto banale, LOL, Riot Games, che stanno facendo un lavoro, aspetta, si è frisato Sam, dammi un segno di vita per favore, aiuto. Ok, ci siamo. Adesso ti sento ma non ti vedo più. Ok, adesso si è ripreso, dai. Ok. A me non ha dato molto banalmente Riot Games sta facendo
poi ce ne saranno anche altri, ho preso questo come esempio, un gran lavoro di transmedia storytelling, se proprio vogliamo usare i paroloni, Gli inglesismi. inglesismi, ma anche tecnicismi, però vabbè, perché abbiamo videogiochi, abbiamo comunque letteratura, tra virgolette, abbiamo opere testuali e abbiamo opere musicali, abbiamo opere soprattutto di animazione, di arte. Piccola cosa, LOL fa musica che è veramente assurda per essere una casa produttrice di videogiochi, cioè batte tanti artisti che ci sono in giro. Ma anche a livello di animazioni, cioè se anche non ti piace tipo le KDA, se non ti piacciono le animazioni, cioè comunque non puoi dire che si facciano schifo perché sembrano dei live animati. Infatti, cioè, è questa la cosa che c'è un meme riguardo la Riot Games che avete presente il cane muscoloso, no? Sì. E il cane piccolo. Cioè, un cane enorme, il team di produzione musicale Riot, un cane grosso ma proprio piccolo, il team di animazione Riot, e c'è il cane imbarazzato, il team del bilanciamento di gioco, perché per chi gioca a LOL sa che è assolutamente sbilanciato, ma c'è un merchandise e una gestione del marketing e comunque di produzione artistica veramente elevata, cioè, a parer mio, oltre al fatto che LOL ha una lore interna alla quale non si dà molta attenzione in generale perché non è vitale per il gioco, ma a cui se uno si appassiona si rende conto che c'è un lavoro enorme dietro, quasi tutto è collegato, è un mondo complesso con un sistema magico definito, quindi per uno come me che è un po' nerd queste cose se le andate a guardare ed è veramente molto bello, quindi il videogioco in realtà ha moltissime potenzialità. Infatti un lavoro a cui io stavo pensando nell'età adulta era quello di sceneggiatore per la videoludica. Sarebbe molto bello. È un lavoro molto interessante, anche perché il videogioco consente la trattazione della trama molto profonda, perché fonde musica, la narrazione, ma anche la visività della faccenda. Esatto. Quindi perché anche solo attraverso, non so se avete presente The Last of Us 2 o comunque The Last of Us in generale, è una cosa che avevo già detto a Sam. Cosa sto facendo? Buongiorno. Scusa, no, stavo chiudendo la finestra perché c'era freddino. Tranqui. Anche solo a livello visuale. Ad esempio in The Last of Us ogni livello ha delle sottotrame che sono esposte anche solo dal punto di vista visivo o attraverso degli oggetti, dei collezionabili che tu trovi, ma devono avere cioè deve esserci un lavoro dietro, quindi è anche fonte secondo me proprio di lavoro, non solo in ambito artistico ma anche in ambito di scrittura, ed è un settore molto in espansione, quindi sì. Beh, signori, forse per la gioia di qualcuno manca solo un punto alla scaletta. Esatto. E dopo ci facciamo gli auguri di buon anno. Esatto, i nostri progetti personali. L'unica vera ciccia. Per l'anno a venire o comunque i nostri progetti personali per il futuro. Esatto. Quindi io ho parlato un casino. Inizia tu. Allora, cosa vuoi sapere? Quali sono i tuoi progetti futuri dal punto di vista della scrittura o del disegno? Io mi accontento di portare avanti la lore. Sarebbe bello poter finire una raccolta per una potenziale pubblicazione, un potenziale invio a qualche casa editrice. Sarebbe molto bello. Non so, non posso dirti questo è il mio principale obiettivo per il 2021, ci riuscirò perché non sono quel tipo di persona. Vedrò cosa potrò fare, anche perché non so che tipo di non so come dire, che tipo di raccolta a livello quantitativo voglio, non so. Però una cosa che voglio fare, o che comunque voglio provare nel 2021, sono, attenzione,
questa è la cosa che non ti ho detto ieri, dei racconti illustrati. Boom! No, non me l'avevi detta sta roba! No, Te l'ho detto che era una sorpresa. Figata! No, è una roba pazzesca. Sì, sarebbe molto bello anche solo provare, perché i fumetti intanto non mi sento per niente cioè non pronta, però non mi sento per niente skillata e le illustrazioni invece possono essere, cioè magari non sono belle, però sono già qualcosa di finito, quando invece Allora, non ti avrei chiesto di disegnarmi i personaggi e il logo se pensassi che tu non sai disegnare bene, no, però quindi a livello ti correggo su questo punto. cioè nel senso è diverso disegnare un'illustrazione singola molto semplice o comunque un personaggio, un concept, e disegnare una scena in cui le persone parlano, in cui le persone fanno Ho robe. capito cosa intendi con Capito, racconto capito. illustrato. Ho capito, sì. Quindi non è ok. non è un comic, ma è un racconto in cui ci piazzo uno o due... in cui ci piazzi uno o due... come si dice? Illustrazioni. Che possono essere line, che possono essere con qualche grigio, oppure full. Non so ancora bene come orientarmi. Di sicuro voglio provare. Piccola parentesi, Alessia, oltre ad essere la beta reader del mio romanzo della rovina di Eldamas, la mia più grande sostenitrice, è anche colei che ha disegnato il mio logo da scrittore, la mappa di Eldamas, alla quale stiamo lavorando, e si sta anche occupando del character design della mappa di Character Eldamas. design. Vabbè, dai. Sto Quindi, migliorando con il digitale, dai. Un po'. quindi le devo tanto, vi consiglio di iscriversi anche al suo canale, non solo perché mi sta anche ospitando qua, per sostenerla e seguirla, perché veramente mi ha dato in tanti anni, anche adesso, una mano e un sostegno pazzeschi, e quindi per questo la volevo ringraziare. Grazie Riccardo. Si chiama Riccardo? Sì. E Oddio. sì, Ok, Riccardo. scusa. Che ansia. Grazie mille. No, Edo, ho scelto di non fare spoiler. Spoiler. Perché sennò, cioè, che senso ha? Vi faccio spoiler, poi il libro non lo leggete, quindi... Vabbè, Alessia, scusa, ti ho interrotto, avevi finito? No, io Poi... avevo finito, assolutamente. Ok. E magari, Propositi magari miei... avere un po' più di vita sociale nel 2021 si può? No, vabbè, se vuoi sì, a me... No, non sto parlando a te. Non sto parlando a te del tipo barbone senza vita sociale. No, stavo parlando di me, cioè nel senso si potrebbe uscire da questa situazione di merda. Vabbè, quello sì. Quello ce lo auguriamo a tutti, penso. Vadi. Vita sociale, per me, solo con i miei amici. Cioè, andare in giro. Ma io sto anche bene a casa, sinceramente. Infatti mi dà fastidio dover a scuola in presenza. Abbiamo intuito quello che stai dicendo, però ci sei Non scappato un secondo. solo perché mi dà fastidio, perché penso sia una cosa stupida da fare adesso. Ma non entriamo nel discorso. Ok. Propositi per il 2021. Io parto col presupposto che i propositi esistono per essere infranti, perché i presupposti esistono per essere infranti. Mm-hmm. E mi sa che sono bloccato, vero? Sì. Credo di essere bloccato. Cioè sei un po' a scatti, ok, mi sa che sei Adesso si è ripreso. ripreso? Sì, abbiamo... se andavi un po' a dicevo. scatti anche con l'audio, non so se vuoi ripetere... Lo ripeto, sì, ok. Io non sono uno che tiene fede ai presupposti, ma volevo provarci perché... Mm-hmm. Vabbè, sono parecchio impegnato con la scuola, comunque vedrò cosa fare. Non sono ancora totalmente sicuro sul racconto lungo Cyberrogue, ma pensavo di iscrivermi più che altro per, ripeto, dell'iPad non me ne frega nulla. Mm-hmm. Ma per ottenere un po' di visibilità, di confidenza e anche per sfida personale fare questo racconto
perché cioè, è oltre la mia comfort zone cercare un po' di sfidarmi, di superarmi. Edoardo mi dice che non si è capito nulla. Vabbè, parlavo appunto del fatto che i miei presupposti per il 2021 sono vedere se continuare con Cyberrock e andare avanti per quanto mi riesce con Eldamas, perché è il romanzo vero a cui sono effettivamente affezionato, però anche gestirlo con la scuola, perché la mia scuola gestisce veramente male la didattica a distanza Penso un po' ogni scuola in realtà. e il fatto di fare il 250 e di fare il 50% a casa, 50% a scuola. No, Edoardo, è la live, quindi la facciamo cringe, quindi leggo anche le cose che mi dici. Il carico di lavoro che i professori ci danno in realtà è molto più alto di quanto ce ne davano quando eravamo in presenza, con la scusa del tanto siete a casa, quindi è una cosa che a me infastidisce abbastanza. E la mia idea era di terminare almeno la prima versione, non di fare la redazione, ma di terminarla. La prima stesura completa della rovina di Eldamas. Ok. Poi iniziare con un'eventuale revisione per il 2020. Sei un attimo frizzato, aspetta un attimo. Io sono connessa. Ah, ok, no, per un momento... Cioè, in realtà ti sento bene, ma... Ok, perfetto. Ci siamo. Ok. E vi siete persi qualcosa? No, in realtà no. Cioè, ti sentivi? Cioè, ti sentivamo? Però... sta diventando sempre più difficile. Oddio. Ok, ce la possiamo fare. C'è qualche problema con Discord. Mi dà problemi Discord. In realtà non mi dà problemi la stream, ma Discord sì. Strano. Dovremmo... Strana però questa cosa. Perché la stream non mi sta registrando niente di... nessun problema. Provo ad uscire, a rientrare. Ha deciso che è ora di... Ha deciso che è ora di finire questa live. Oddio. Sì. Nel senso che io sono connessa. Aspetta un secondo. In realtà mi dà poche tacche. Boh. Stranissimo, eh. Nel senso che la live va bene. Cioè, va. Ma Discord no. Strano. Wait. Se io provo a fare così e a rientrare. Epic battle with internet. Esatto, è proprio questo. No, potrebbe benissimo essere anche... Cioè, potrebbe essere anche il mio Discord, ma se va la live, non penso.
Strano. Cioè, questa musica epica in sottofondo è fantastica. Lo so, allora provo a... Ma non lo so perché cioè... Io ci sono con internet. Allora mi disconnetto. Provo a rientrare nella videochiamata. Ma è stranissimo che non mi dia... Cioè che mi dia... che mi faccia vedere la live e non mi connetta a Discord. Non so se mi spiego. Mm. Molto strano. Mm. Se io provo a chiudere Discord e a rientrare, forse è meglio. Forse è meglio così. Perché mi sa che sono io. Allora. Ok. Mi dà che sono connessa alla videochiamata. Richiamami, Sam. Un secondo. Ok, in teoria sono tornato. Non so per quale motivo. Ok, perfetto. Non ho idea di cosa sia Guarda, successo. allora ti dico, Ero io... connesso, veramente non so cosa No, ma sia non so, ma mi successo. sa che ero veramente io perché la mia live andava, cioè andava normale, ok? E... yes, we are back, bitch. La mia live andava normale, cioè non mi ha dato neanche drop di frame, varie strane. Però Discord non si connetteva, cioè... Allora era un problema di ma secondo server, me credo. è il mio Discord che fa schifo. Sì, è la prima volta che Discord mi delude, ma va bene. Va bene, va bene. Mh. No, in realtà a me Discord E non va mai molto bene. Um, strano, a me non ha mai dato problemi. Va bene, comunque, Sharpie, are ehm you how do you say that? Are you translating with Google Translate? I can see you. Or did you learn Italian yesterday? in just one day. Ok. No, vabbè, comunque i miei presupposti son finiti. L'ultima cosa che stavo cercando di dire è che, se questa cosa andrà avanti, questi talk show Mhm. con Alessia andranno avanti, forse di farne altri, perché io li trovo molto divertenti. Siamo più forti di qualsiasi problema tecnico. Esatto, esatto. Cercheremo anche di non averne per un'eventuale prossima volta. I miei presupposti per quest'anno sono finiti. Sì, sarebbe molto Quindi bello mh, fare magari qualcosa di più tematico e specifico, anche se magari mh-mh, non ne abbiamo le competenze. Um, direi. I can see you, Sharpie. No, it's good, it's good. Um, um, Anche se magari non ne abbiamo le competenze, però sarebbe carino. Fico. Sì, ma anche per non far nulla, nel senso parlare di aria fritta, però in modo piacevole. Mhm. Bello, Bene bello. signori, Bene, signori. È stato molto bello. E... ehm, abbiamo finito, grazie a tutti per averci ascoltato. Ringrazio Alexia per avermi ospitato, per avermi chiesto di, fare insieme questa cosa. Ringrazio con tutto il cuore
Riccardo H. Takai-kun, che ci ha fatto da moderatore e ci ha assistito anche diciamo dal punto di vista tecnico, ci ha seguiti dall'inizio alla fine, Esatto. anche per avermi lo Anche ringrazio senza anche qua, conoscermi, quindi grazie doppiamente. e lo volevo anche ringraziare a proposito, perché è lui che mi ha introdotto al mondo di D&D, quindi Ah, lo ringrazio anche qua ecco. pubblicamente. E abbiamo finito, se vuoi fare anche tu qualche ringraziamento, Alessia. Beh, ovviamente ringrazio tutti quelli che son passati e, ovviamente te. Perché è sempre molto bello parlare e anche così, anche di aria fritta. Sì, ci è piaciuto, ci è piaciuto. Ci è piaciuto. Sarebbe bello portare avanti un qualcosa, magari un qualcosa di adesso non per dire, ma qualcosa di più ordinato o Ah, grazie. Grazie Riccardo. Grazie, che carino. Sì, anche lui è un tipo un po' particolare. Perché? Perché ha la stessa opinione dell'umanità che ho io, Ah, quindi potremmo hai andare presente. d'accordo, dai, potremmo andare d'accordo. In effetti sì. Io la girerei Okay, cosa? Edo non lo so. Che senso? Okay. Okay, Boh, Edo ci svelerai questo esatto. segreto in un'altra sede. Sembra Aspetta che ti chicco che sono moderatore. No! Adoro. Vole ba 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 potrei sospenderlo però, quello sì. Time out. No, scherzo, dai. No, 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 scherzo. scherzetto. Per quanto il vento soffi forte, la montagna Esatto. non si piega. Ehm, Dicevo, il mio lavoro è finito. Grazie mille. E È sempre bello. grazie a te e È a tutti sempre voi. molto bello. E Salvato vi in corner, auguro Edo, salvato in corner. sì, sì. E e vi auguro un buon anno, Esatto. sperando che sia un po' meno merdoso, Un buon ma anno. non si sa mai, potrebbe anche andare peggio. Però speriamo che vada un po' meglio, dai. Può sempre andare peggio. No, Infatti, può scherzo. sempre andare No, peggio. dai, speriamo che sia un anno un po', non dico di rinascita, perché non sono il tipo di persona che fa questo tipo di discorsi, purtroppo, o per fortuna, non lo so, però Fortuna credo di sicuramente... Sicuramente sarebbe bello vedere un po' di ritorno alla normalità con calma e, e, e magari riuscire anche a portare avanti qualche progettino. Sarebbe molto bello. certamente. Grazie Edo. Grazie. Ovviamente potete seguire i progressi, non solo del concept art, ma anche dei disegnetti sul canale, perché ho Mh-mh. intenzione di fare un paio di live a settimana, un po' così. E per chi è masochista può riguardarsi l'intera live poi, perché la caricheremo anche su YouTube, da quanto ho capito. Sì, se riusciamo, dai, E sarebbe bello. niente, Ecco, per il resto un buon io vi anno saluto a signori. tutti, Buon anno di soprattutto nuovo. chi ci ha seguiti di più qui in questa live, perché siete persone migliori. Ecco, Speriamo di non avervi annoiati. esatto. Però, dai, vostra decisione. Adesso lo so cosa dice, adesso lo so che Edo dice che si è rotto coglioni dall'inizio alla fine, lo so. Però va bene, vi ringrazio a tutti e ci vediamo alla Ci vediamo prossima. alla prossima. Chiudiamo. Ciao, grazie, vi voglio bene. Thanks to Sharpie, who followed this stream without knowing Italian. I'll see you. Ci vediamo. Basta, ciao. Non voglio più chiudere con Bye nessuna bye. live. Mi fa schifo chiudere le live. Sì, è vero, è un po'. Ciao, Va bene. grazie. Ci Ciao a vediamo, tutti. addio. Io stacco anche dalla
matta, ok?